Immagina la scena. Sei in Italia, magari ci vivi da qualche mese e finalmente hai una macchina. La libertà, il mare la domenica, i paesini in collina, il supermercato senza borse pesanti. E poi, un martedì mattina qualunque, giri la chiave e... niente. Un rumorino triste e silenzio. Quel silenzio è uno dei suoni più brutti del mondo e in quel momento arriva il pensiero che ogni studente di italiano teme. Devo portarla dal meccanico. E dal meccanico non basta indicare col dito come al ristorante, devi spiegare, a parole. Esatto. Al ristorante se sbagli una parola ti arriva una pizza diversa. Pazienza, la mangi lo stesso. Ma dal meccanico, se non sai spiegare il problema, rischi due cose. O non ti capisce o esci con un conto che non ti aspettavi. E c'è anche la paura opposta, quella di non capire lui, perché il meccanico parla la sua lingua speciale, la frizione, il preventivo, il tagliando, la spia accesa, parole che nessun corso d'italiano ti insegna e che poi un giorno ti servono tutte insieme, di solito nel momento peggiore. Conosco stranieri che vivono in Italia da anni e guidano con la spia del motore accesa da mesi, solo perché non sanno come dirlo. Vanno avanti con la musica alta per non sentire i rumori. La tecnica della radio a tutto volume, un classico. Ma oggi risolviamo il problema una volta per tutte. In questo episodio entriamo insieme in un'officina italiana, dall'inizio alla fine. Prima impariamo chi è chi, il meccanico, il gommista, il carrozziere, perché in Italia non sono la stessa persona. Poi impariamo a descrivere il problema, i rumori, le spie, la macchina che non parte. Poi le parole della macchina zona per zona, la domanda più importante di tutte, quella del preventivo, i tempi, il ritiro, il pagamento e perfino le chiacchiere con il meccanico, perché anche in officina, come dal parrucchiere, si parla. E alla fine il segreto culturale, il meccanico di fiducia, una delle relazioni più serie che un italiano abbia nella vita. Non ridere, Giovanni, tu per il tuo meccanico faresti 100 chilometri. 120 per la precisione. Allora, mettiti comodo, allaccia la cintura e cominciamo dal primo passo, capire dove portare la macchina e da chi. Perché la prima frase da imparare oggi è semplice e potentissima. La macchina fa un rumore strano. 4 parole che aprono ogni porta d'officina. Andiamo! Prima di tutto, mettiamo ordine. In italiano non esiste solo il meccanico. C'è una piccola famiglia di professionisti dell'automobile e ognuno ha il suo territorio. Il posto dove lavora il meccanico si chiama l'officina. L'officina. Ricordala bene questa parola, perché è quella che cerchi su internet quando sei nei guai. Officina meccanica vicino a me. Il meccanico ripara il motore, i freni, tutto quello che si muove sotto il cofano. Poi c'è il gommista. Lui vive in un mondo fatto di una cosa sola, le gomme. Le gomme sono i pneumatici, le ruote di gomma della macchina. Cambio gomme, riparazione, gomme invernali. Se hai una gomma a terra, cioè una gomma sgonfia, bucata, vai dal gommista. Una gomma a terra. Espressione fondamentale. Scusa il ritardo, avevo una gomma a terra. È anche una delle scuse più usate d'Italia, vera o no? Non sveliamo i segreti nazionali. Poi c'è il carrozziere. Lui si occupa della carrozzeria, cioè la parte esterna della macchina, la lamiera, la vernice, i graffi. Hai fatto un piccolo incidente? Qualcuno ti ha rigato la portiera nel parcheggio? Carrozziere. E l'ultimo della famiglia, l'elettrauto. Il nome dice tutto. Elettricità più auto. Batteria, fari che non funzionano, la radio muta, i vetri elettrici bloccati, problemi elettrici, elettrauto. Riassumiamo la squadra. Il meccanico in officina per il motore, il gommista per le gomme, il carrozziere per la carrozzeria, l'elettrauto per l'elettricità. E come si dice andare da uno di loro? Si usa da. Porto la macchina dal meccanico, passo dal gommista. Come dal parrucchiere o dal dentista. Dal. E adesso la domanda pratica. Come si prende contatto? La bella notizia è che in officina di solito non serve una prenotazione formale. Si telefona e si dice «Buongiorno, la macchina fa un rumore strano, posso passare?» Posso passare? Che bella espressione italiana. Passare significa venire, fare un salto.
Il meccanico risponde «Passi pure», oppure «Guardi, oggi siamo pieni, riesci a venire domani mattina?» Siamo pieni significa che hanno troppo lavoro. E se la macchina non parte proprio, non si muove, allora servono le parole di emergenza. Il carro attrezzi, il camion che viene a prendere la tua macchina, e il soccorso stradale, il servizio di aiuto sulla strada. La macchina non parte, mi serve un carro attrezzi. Frase da salvare nel telefono, sperando di non usarla mai. E adesso che sappiamo chi chiamare e dove andare, arriva la parte più importante, spiegare che cosa non va. Il grande momento della descrizione del problema. Tranquillo, non serve essere ingegneri, servono 20 parole giuste e te le diamo tutte nella prossima parte. Eccoci al banco dell'officina. Il meccanico si pulisce le mani con uno straccio, ti guarda e fa la domanda universale. Mi dica, che problema c'è? E tu devi descrivere. Cominciamo dai problemi più comuni, quelli che prima o poi capitano a tutti. Problema numero 1, il grande classico. La macchina non parte. Non parte. Giri la chiave o premi il bottone e non succede niente. Stamattina la macchina non parte. Fine. Il meccanico ha già capito metà del problema. E spesso la colpa è sua, la batteria. Se la macchina fa clic clic ma il motore non gira, si dice «credo che la batteria sia scarica». Scarica, cioè senza energia. Il contrario è carica. Ho lasciato i fari accesi tutta la notte e ho scaricato la batteria. L'abbiamo fatto tutti almeno una volta. Problema numero 2, le spie. La spia è quella piccola luce colorata sul cruscotto, il pannello davanti al guidatore. Quando una spia si accende, la macchina ti sta parlando. E tu al meccanico dici così: si è accesa una spia. Poi specifichi quale: la spia del motore, la spia dell'olio, la spia della batteria. Ieri sera si è accesa la spia del motore e non si è più spenta. Accendersi, spegnersi. 2 verbi d'oro. La spia si accende, la spia si spegne e nel caso più inquietante, la spia lampeggia, cioè si accende e si spegne in continuazione, come una luce di Natale. Quando lampeggia non si aspetta, si va in officina. Problema numero 3. Le perdite. Perdere, in questo caso, significa lasciare gocce per terra. La macchina perde olio, perde acqua. La prova classica. La mattina trovi una macchia scura sotto la macchina, nel parcheggio. Ho trovato una macchia d'olio sotto la macchina. Frase perfetta. Il meccanico ti ama già. E problema numero 4, il più difficile da descrivere a parole. Gli odori. Sento puzza di bruciato. C'è un odore di qualcosa che brucia. La puzza di bruciato è un allarme serio. E attenzione alla costruzione. Sento puzza di bruciato, di benzina, di gomma. Il verbo sentire, in italiano, funziona anche per gli odori, non solo per i suoni. E infine la frase jolly, quella che funziona sempre per qualsiasi problema misterioso. La macchina fa qualcosa di strano, ma non so spiegarlo bene. Può darci un'occhiata? Dare un'occhiata, guardare velocemente, controllare. Può darci un'occhiata? È la frase magica dell'officina. Nessun meccanico italiano ha mai detto di no a un'occhiata. E nella prossima parte entriamo nel regno dei rumori, perché descrivere un rumore è un'arte e gli italiani sono maestri. I rumori. Il 90% delle visite in officina comincia con questa frase. La macchina fa un rumore strano. Ma poi il meccanico sempre ti chiede di più. Che tipo di rumore? E lì serve vocabolario. Primo verbo. Fischiare. Un suono acuto, sottile. I freni fischiano quando freno. Frase importantissima, perché i freni sono la cosa che ti ferma. E quando fischiano, stanno chiedendo aiuto. Secondo, cigolare. Il rumore di una porta vecchia. Cri cri. La portiera cigola. Le sospensioni cigolano quando passo sul dosso. Non è grave, ma dà fastidio, soprattutto la mattina presto quando tutto il vicinato ti sente arrivare. La macchina che canta. Terzo, battere. Un rumore ritmico. Toc toc toc, come qualcuno che bussa. Il motore batte. Oppure sento un rumore che batte quando accelero. E poi c'è vibrare. Il volante vibra quando vado veloce. Il volante è quello che tieni in mano per guidare. E con il volante arriva un'altra frase preziosa. La macchina tira a destra, oppure tira a sinistra.
Significa che se lasci il volante dritto, la macchina va da una parte da sola, come un cane che ha visto un gatto. Di solito è un problema di convergenza o di gomme. Poi ci sono i comportamenti strani. La macchina si spegne da sola. Il motore muore all'improvviso, magari al semaforo, con tutti che suonano dietro. Fa fatica a partire. Parte, ma dopo molti tentativi. La frizione è dura. Il pedale della frizione richiede troppa forza. E adesso, attenzione, arriva la parte da professionisti. Il meccanico, dopo la descrizione, fa sempre le stesse 3 domande. Prima domanda: da quando? E tu rispondi: da ieri, da una settimana, da un mese. Oppure la risposta più onesta: da un po', ma prima era leggero. Da un po' la risposta di chi ha usato la tecnica della radio alta. Seconda domanda. Lo fa sempre o ogni tanto? Sempre, tutte le volte. Ogni tanto, qualche volta sì, qualche volta no. I problemi che vengono ogni tanto sono i preferiti dei meccanici, ovviamente. Terza domanda, la più tecnica. Lo fa a freddo o a caldo? A freddo appena accendi la macchina la mattina, a caldo dopo un po' che guidi, quando il motore è caldo. Il rumore lo fa solo a freddo, poi sparisce. Sparire, andare via, non farsi più sentire. E con queste 3 risposte, da quando, quanto spesso, a freddo o a caldo, hai dato al meccanico più informazioni di metà dei suoi clienti italiani. Facciamo la prova completa. Buongiorno, la macchina fa un rumore che batte da una settimana, solo a freddo, e ogni tanto si accende la spia del motore. Può darci un'occhiata? Perfetto, sei ufficialmente pronto per il banco dell'officina. E nella prossima parte impariamo i nomi delle parti della macchina, zona per zona, perché quando il meccanico dice «è la marmitta», tu devi sapere se ridere o piangere. Adesso facciamo il giro della macchina, zona per zona, come fa il meccanico quando la guarda. Davanti, dietro, fuori, dentro. Non ti serve sapere tutto, ti servono le 20 parole che tornano in ogni conversazione d'officina. Si comincia da davanti. Il cofano, il coperchio grande che si apre per vedere il motore. Apra il cofano, per favore. È spesso la prima cosa che dice il meccanico. E sotto il cofano Sua Maestà, il motore. Dietro, invece, c'è il bagagliaio, dove metti le valigie e le borse della spesa. Curiosità utile, in alcune regioni lo chiamano anche il portabagagli. 2 nomi, stessa cosa. Se ne capisci uno, hai capito tutti e 2. Poi le 4 amiche che toccano terra, le gomme, o più tecnicamente i pneumatici. Con le gomme si usano 3 espressioni: la gomma a terra, che già conosciamo, la gomma bucata, con un buco dentro, e gonfiare le gomme, metterci l'aria. Devo gonfiare le gomme, si fa gratis dal benzinaio, tra l'altro. Poi i sistemi che ti tengono vivo, i freni per fermarsi. Il pedale in mezzo? No, aspetta, dipende dalla macchina. Diciamo solo, i freni si sentono e quando fischiano o la macchina frena male, si dice i freni non rispondono bene. Meglio non dare lezioni di guida, Alessia. Poi, per chi guida col cambio manuale, il grande dramma italiano, la frizione. Il pedale a sinistra, quello che si usa per cambiare marcia. La frizione slitta. Premi l'acceleratore, il motore urla, ma la macchina non va. Slittare, bruttissimo segno, e costoso. E già che ci siamo, il cambio, il sistema delle marce. Prima, seconda, terza. Il cambio è duro, fa fatica a entrare la seconda. Poi, sotto la macchina c'è la marmitta, il tubo dietro da cui esce il fumo. Quando la marmitta è rotta, la macchina fa il rumore di una moto da corsa. E tutto il quartiere sa che sei arrivato. Passiamo ai vetri. Il parabrezza è il vetro grande davanti. Ho una crepa nel parabrezza, una linea rotta nel vetro, spesso per colpa di un sassolino in autostrada. E sul parabrezza lavorano i tergicristalli, le 2 braccia di gomma che puliscono il vetro quando piove. I tergicristalli non puliscono bene, lasciano le righe. Parola lunga, ma la usi ogni volta che piove. Chiudiamo con le luci, i fari. I fari davanti, le frecce per girare, gli stop dietro. Ho un faro bruciato come una lampadina, da cambiare. L'elettrauto lo fa in 10 minuti. Riassunto del giro. Cofano e motore davanti, bagagliaio dietro, gomme sotto, freni, frizione e cambio per guidare, marmitta per il rumore, parabrezza e tergicristalli per vedere,
Fari per essere visti. Con questa mappa in testa, nessuna frase del meccanico ti farà più paura. O quasi, perché c'è una frase che fa paura a tutti, italiani compresi. Una domanda da cui dipende il tuo portafoglio. Quanto costa? Nella prossima parte, il preventivo, l'arte italiana di chiedere il prezzo prima. Eccoci alla parola più importante di tutto l'episodio. Se di questi 40 minuti ricordi una sola parola, che sia questa, il preventivo. Il preventivo è il calcolo del prezzo fatto prima del lavoro. Prima. È lì tutto il segreto. Mi può fare un preventivo? Memorizzala come il tuo numero di telefono, perché la differenza tra un preventivo chiesto e un preventivo non chiesto può essere di centinaia di euro alla cassa. E non è maleducato chiederlo. Anzi, in Italia è normalissimo. È un tuo diritto. Il meccanico serio risponde tranquillo. Guardi, gliela controllo e poi le faccio un preventivo. Nessuno si offende. Chi si offende forse non era il meccanico giusto. Campanello d'allarme. Il preventivo ha 2 ingredienti e conoscerli ti fa sembrare subito esperto. Primo ingrediente, i pezzi di ricambio, cioè le parti nuove che vanno montate. La batteria nuova, i freni nuovi, il faro nuovo. Secondo ingrediente, la manodopera. Bella parola italiana. Mano più opera. È il lavoro, il tempo, le mani del meccanico. Sul preventivo scritto trovi spesso proprio queste 2 righe. Ricambi da una parte, manodopera dall'altra. E sui ricambi c'è una domanda intelligente da fare. I pezzi sono originali o compatibili? Originali, fatti dalla casa della macchina, più cari. Compatibili, fatti da altre aziende, più economici. Spesso vanno benissimo. Il meccanico onesto ti spiega la differenza volentieri. Poi ci sono le frasi di protezione, quelle che ti salvano dalle sorprese. La prima. Quanto mi viene a costare più o meno? Venire a costare, bellissima espressione parlata per chiedere il prezzo totale. E quel più o meno dice, capisco che non è una cifra esatta, ma dammi un'idea. La seconda frase di protezione, la più importante di tutte, se trova altri problemi, prima mi chiami. Prima mi chiami, 5 parole che valgono oro. Significa non fare lavori extra senza il mio sì. Perché il classico scenario è questo. Porti la macchina per i freni e quando torni ti dicono abbiamo cambiato anche l'olio, i filtri e 2 gomme. Con prima mi chiami questo non succede. Il meccanico chiama, spiega e tu decidi. E se il preventivo ti sembra alto? Si può dire, con gentilezza, mi sembra un po' caro. C'è un'alternativa più economica. Oppure prendere tempo. Ci penso e le faccio sapere. Fare sapere, dare la risposta più tardi. Ci penso e le faccio sapere funziona in tutta Italia, dall'officina al negozio di scarpe. E chiedere un secondo preventivo da un altro meccanico non è un tradimento. Si fa, soprattutto per i lavori grossi. Riassumiamo l'arte del preventivo. Mi può fare un preventivo? Ricambi e manodopera, originali o compatibili? Quanto mi viene a costare? E la regina, se trova altri problemi, prima mi chiami. Con queste frasi il tuo portafoglio dorme tranquillo. E adesso che il prezzo è chiaro, parliamo di tempo. Quando sarà pronta la macchina? E soprattutto, come sopravvivi senza? Tutto nella prossima parte. Il preventivo è fatto, il lavoro si farà. Adesso la domanda pratica che tocca la tua vita di tutti i giorni. Quando è pronta? Pronta, finita, riparata, pronta da riprendere. E le risposte possibili sono un piccolo corso di ottimismo italiano. In giornata, entro stasera. Per domani sera, entro domani sera. Entro fine settimana, prima di sabato. E la più famosa di tutte, le faccio sapere io. Le faccio sapere io, che tradotto significa non chiamare tu, chiamo io. E qui serve la domanda di precisione, gentile ma furba. Verso che ora più o meno? Verso significa circa, intorno a. Verso le 5, verso mezzogiorno. Poi c'è la trattativa dei tempi. Magari a te serve la macchina domani mattina presto. Mi servirebbe per domani mattina, è possibile? Nota il condizionale gentile, mi servirebbe. Suona molto più morbido di mi serve. Il condizionale è la crema della cortesia italiana. Mi servirebbe, vorrei, potrebbe. Con il condizionale ottieni tutto, o quasi. E se invece sei tu ad avere tempo, regali flessibilità. Non c'è fretta, me la può tenere anche fino a lunedì. Non c'è fretta.
3 parole che ogni meccanico ama. Temere la macchina, lasciarla in officina. E attenzione a questo verbo comodissimo, passare, che ritorna. Passo a ritirarla domani. Ritirare, riprendere una cosa lasciata da qualche parte. A che ora posso passare a ritirarla? Frase completa, perfetta, da usare così com'è. E per la consegna si lasciano le chiavi. Le lascio le chiavi? A volte c'è perfino la cassetta delle chiavi fuori dall'officina per lasciare la macchina la sera prima. E adesso il problema vero. Mentre la tua macchina è in officina, tu come vai al lavoro? Domanda da fare sempre. Avete una macchina di cortesia? La macchina di cortesia è un'auto in prestito, gratis o quasi, mentre la tua è ferma. Cortesia, come la parola gentilezza, una macchina prestata per gentilezza. Non tutte le officine ce l'hanno, ma chiedere non costa niente. Alternativa onesta, c'è una fermata dell'autobus qui vicino? Piano B sempre pronto. Ricapitoliamo la logistica. Quando è pronta, verso che ora, mi servirebbe per domani, me la può tenere, passo a ritirarla, le lascio le chiavi e la magica macchina di cortesia. Sei ormai un cliente modello, ma finora abbiamo parlato di guasti, di cose rotte. Nella prossima parte scopriamo l'altra faccia dell'officina, le visite programmate, quelle che si fanno quando la macchina sta bene, il tagliando e la revisione, 2 parole che in Italia segnano il calendario. Non si va dal meccanico solo quando qualcosa si rompe. Ci sono 2 appuntamenti fissi nella vita di ogni macchina italiana e hanno 2 nomi che devi assolutamente conoscere. Il tagliando e la revisione. Sembrano simili, ma sono 2 mondi diversi. Il tagliando è il controllo periodico consigliato dalla casa. Si cambia l'olio, si cambiano i filtri, si controlla tutto. Si fa più o meno una volta all'anno, o ogni tot chilometri. Devo fare il tagliando. È una frase che senti in ogni bar d'Italia il lunedì mattina. E il verbo è proprio fare il tagliando. Quanto costa il tagliando completo? Ho fatto il tagliando il mese scorso. Il tagliando non è obbligatorio per legge, ma è come andare dal dentista. Se lo salti, prima o poi il conto arriva, con gli interessi. Bella similitudine. La revisione invece è un'altra cosa. È il controllo obbligatorio per legge. Ogni 2 anni la macchina deve passare la revisione, dove controllano freni, gas di scarico, luci. Se non la passa, non può circolare. Le frasi utili. Devo prenotare la revisione. La macchina è in scadenza di revisione, cioè il tempo sta per finire. E quella liberatoria. Ha passato la revisione. Passare la revisione come passare un esame, perché è esattamente un esame, solo che lo fa la macchina. E dentro il tagliando vive il rito più antico dell'officina, il cambio dell'olio. L'olio è il sangue del motore. Quando è stato fatto l'ultimo cambio d'olio? Domanda che il meccanico fa sempre, con lo sguardo di un dottore. Insieme all'olio si cambia il filtro dell'olio, il filtro dell'aria. Poi c'è il calendario delle gomme, e qui torniamo dal nostro amico gommista. In molte zone d'Italia si fa il cambio gomme stagionale, le gomme invernali per il freddo, le gomme estive per il caldo. Devo fare il cambio gomme, altra frase da lunedì mattina al bar. E dal gommista impari 2 parole davvero esperto. L'equilibratura, che serve a far girare le ruote senza vibrazioni, e la convergenza, che serve a far andare la macchina dritta. Ricordi la macchina che tira a destra? Ecco, bisogna rifare la convergenza. Equilibratura e convergenza, per favore. Dillo con sicurezza e il gommista ti guarderà con rispetto. E c'era un'ultima parola di manutenzione che ti riguarda anche se non capisci niente di motori. I liquidi. Il liquido dei freni, il liquido del radiatore e quello che usi ogni settimana, il liquido dei tergicristalli. Quello lo puoi rabboccare da solo. Rabboccare. Aggiungere liquido fino al livello giusto. Mi può rabboccare il liquido dei tergicristalli? Oppure lo compri al supermercato e lo fai tu, ed è la piccola vittoria del principiante. La prima medaglia dell'automobilista. Riassumiamo il calendario. Il tagliando ogni anno, la revisione ogni 2, il cambio dell'olio con il suo filtro, il cambio gomme quando cambia la stagione, equilibratura e convergenza per viaggiare dritti e senza vibrazioni. La tua macchina è in perfetta salute. Ma torniamo al nostro guasto dell'inizio, perché nel frattempo il meccanico ha lavorato e adesso squilla il telefono. È lui. E quello che dice al telefono lo impariamo nella prossima parte. Drin!
numero sconosciuto. Ma tu lo sai chi è? È l'officina. Questo è uno dei momenti più difficili per chi impara l'italiano, la telefonata del meccanico. Niente gesti, niente occhi, solo voce. Prepariamoci insieme. La telefonata comincia quasi sempre così. Buongiorno, chiamo dall'officina per la sua macchina. E poi la frase che aspettavi. Abbiamo trovato il problema. Trovare il problema. Capire che cosa non andava. E qui arriva il verdetto. Le versioni buone. Era solo la batteria. Era una sciocchezza. Una sciocchezza, una cosa piccola, senza importanza. Quando il meccanico dice una sciocchezza, puoi tornare a respirare. La parola più bella della lingua italiana in quel momento. Poi ci sono le versioni serie. È la frizione, è un problema al cambio, e la frase che prepara alla spesa. Guardi, il lavoro è un po' più grosso del previsto. Del previsto, di quello che pensavamo prima. Quando senti più grosso del previsto, tieniti forte. Ma tu hai la tua arma, ricordi? Il meccanico che ti chiama prima di fare lavori extra lo sta facendo perché tu hai detto la frase magica: prima mi chiami. E adesso tocca a te decidere, al telefono. Le tue opzioni... Va bene, procedete pure. Procedere, andare avanti con il lavoro. Oppure, aspetti, quanto verrebbe a costare in tutto? E ancora il condizionale gentile. Verrebbe. E per i casi grossi, la domanda da adulti, quella che fa male ma va fatta. Secondo lei conviene ripararla? Convenire, essere un buon affare, valere la pena, perché a volte la riparazione costa più del valore della macchina. E il meccanico onesto risponde onesto. Sinceramente, non ne vale la pena. Non ne vale la pena. Non è un buon affare, meglio di no. Fa male sentirlo, ma un meccanico che ti dice questo è un meccanico da tenere per tutta la vita. Se invece si ripara, la telefonata finisce con la musica migliore. Per domani sera gliela faccio trovare pronta. Gliela faccio trovare pronta. Quando lei arriva, la macchina sarà pronta. Costruzione molto italiana, molto da officina, molto bella. E tu chiudi da professionista. Perfetto, allora passo domani verso le 6. Grazie mille, gentilissimo. Gentilissimo è il superlativo della cortesia telefonica italiana. Costa 0 e funziona sempre. Riascoltiamo la telefonata completa, versione fortunata. Buongiorno, chiamo dall'officina. Abbiamo trovato il problema. Era solo la batteria, una sciocchezza. Per stasera è pronta. E tu? Benissimo, passo verso le 6. Grazie mille. Applausi. La macchina è pronta, il problema è risolto, resta solo un piccolo dettaglio: pagare. Nella prossima parte si va alla cassa, conto, fattura, garanzia e i segreti per uscire dall'officina contenti. Eccoti di nuovo in officina, ma stavolta con il sorriso. La macchina è pronta, lucida e il motore fa il suo bel rumore tranquillo. Prima di riprendere le chiavi, però, si passa dal momento della verità, il conto. Allora, quanto le devo? La frase classica per chiedere il totale. Quanto le devo? Quanto devo pagare a lei? Formale, elegante, perfetta. Tra amici diventa quanto ti devo e al bar la senti 100 volte al giorno. Il meccanico ti dà la cifra e se tutto corrisponde al preventivo si paga e si sorride. Le domande pratiche. Posso pagare con la carta? Oppure accettate il bancomat? Nelle piccole officine di paese ogni tanto la risposta è un sorriso e un solo contanti. Il fascino della tradizione. E qui arriva una parola seria, da persona informata: la fattura. La fattura è il documento fiscale con tutti i dettagli, i pezzi montati, la manodopera, i prezzi. Mi fa la fattura, per favore? E la fattura non è solo burocrazia, è la tua protezione, perché con la fattura esiste l'altra parola d'oro di questa parte, la garanzia. Il lavoro è in garanzia? Che garanzia c'è sui ricambi? Se qualcosa si rompe di nuovo dopo una settimana, con la fattura in mano sei coperto. Essere coperto, essere protetto. E il meccanico serio te lo dice da solo, con la frase che distingue i professionisti. Se ha ancora qualche problema, me la riporti. Me la riporti. Porti di nuovo la macchina a me. È la firma del meccanico che si fida del suo lavoro. Poi c'è il capitolo delicato. E se il conto è più alto del preventivo? Prima regola, niente drammi. Si chiede con calma. Scusi, ma il preventivo era di 200 euro. Come mai 300? Come mai? Perché? Ma detto con curiosità più che con accusa. E il meccanico deve spiegare. Signora, abbiamo dovuto cambiare anche il filtro, glielo avevo detto al telefono.
Se te lo aveva detto davvero, tutto regolare. Se non te l'aveva detto, per fortuna tu avevi chiesto la fattura e detto prima mi chiami. Il cerchio si chiude. Tutte le nostre frasi lavorano insieme. E una curiosità culturale. In officina non si tratta sul prezzo come al mercato, però una piccola cortesia sui lavori grossi si può chiedere con leggerezza. Mi fa un prezzo tondo? Il prezzo tondo è la cifra arrotondata, di solito verso il basso. 220 diventa 200 e tutti contenti. E quando è il meccanico a fare un piccolo sconto da solo, si ringrazia con la frase giusta. La ringrazio, gentilissimo davvero. Mai sottovalutare la potenza di un grazie ben fatto. In Italia costruisce rapporti più dei contratti. Riassumiamo la cassa. Quanto le devo? Posso pagare con la carta? Mi fa la fattura? Il lavoro è in garanzia? Me la riporti? Come mai? E il simpatico prezzo tondo. Il portafoglio è più leggero, ma la macchina canta e tu hai fatto tutto davvero italiano. E adesso che siamo rilassati, parliamo della parte più umana dell'officina, le chiacchiere. Perché mentre il meccanico lavora, si parla. E quelle conversazioni, nella prossima parte, sono una piccola università dell'Italia vera. C'è un segreto che nessun libro di grammatica ti dice. L'officina, in Italia, è un posto dove si parla, come dal barbiere, come al mercato. Mentre il meccanico guarda il motore, si commenta il tempo, il traffico, il campionato, la vita. E le chiacchiere d'officina hanno i loro classici. Il meccanico che guarda il motore e sospira. Queste macchine moderne. È tutta elettronica. Frase nazionale, la senti in ogni officina d'Italia, di solito con le mani sui fianchi. Con quel sospiro da filosofo. E tu puoi stare al gioco con le risposte semplici. Già, purtroppo, mi dica lei. Piccole frasi che non dicono niente e dicono tutto. Sono il lubrificante della conversazione italiana. Poi c'è la domanda che ti fa entrare nel club. La macchina come si comporta? Comportarsi, come un bambino a scuola. Si comporta bene, si comporta male. Si comporta bene, sono contento. Da quel momento tu e il meccanico parlate la stessa lingua. E c'è il momento dei consigli, perché il meccanico è anche un consulente gratuito. Per esempio, se pensi di comprare una macchina usata, la mossa da esperto è questa. Sto pensando di comprare una macchina usata. Gliela posso far vedere prima? Far vedere la macchina al proprio meccanico prima di comprarla. Rito nazionale di saggezza. Lui la guarda, la ascolta e pronuncia il verdetto. Prendila, oppure lascia stare. Lascia stare, non farlo, non comprarla. 2 parole che ti salvano migliaia di euro. Lascia stare, espressione utilissima anche fuori dall'officina, tra l'altro. E qui arriviamo al cuore culturale dell'episodio, quello che avevamo promesso all'inizio, il meccanico di fiducia di cui ti fidi, il tuo, quello personale. In Italia il meccanico di fiducia è un'istituzione, come il medico di famiglia. Non si sceglie dalle recensioni online, si eredita quasi. Te lo consiglia il collega, il cognato, il vicino. Vai da Franco, digli che ti mando io. Digli che ti mando io la frase più potente d'Italia. Non è uno sconto, non è una tessera, è una rete di fiducia. Tu arrivi da Franco, dici «mi manda Paolo» e improvvisamente non sei più un cliente qualunque, sei l'amico di un amico. Tutto cambia. E una volta trovato, il meccanico di fiducia non si cambia più. La gente trasloca in un'altra città e torna nel vecchio quartiere per il tagliando, come per il parrucchiere, ma con una differenza. Al meccanico affidi la cosa che ti porta in giro la famiglia. La fiducia è tutto. E infatti la frase finale del cliente felice è sempre la stessa, detta agli amici con l'orgoglio di chi rivela un tesoro. Guarda, io ho un meccanico bravissimo, onesto, preciso, te lo consiglio, digli che ti mando io. E il cerchio della fiducia ricomincia. Ora hai davvero tutto. Le parole, le frasi e perfino la cultura. Manca solo una cosa, mettere tutto insieme. Nella prossima parte facciamo il grande ripasso. Rifacciamo l'intera visita dall'inizio alla fine, tutta di seguito. Pronti al viaggio completo. Il grande ripasso. Rifacciamo tutta la storia dall'inizio, con tutte le frasi al posto giusto. Tu ascolta e ripeti mentalmente. Questa è la tua visita completa in officina. Martedì mattina, giri la chiave e
La macchina non parte. Primo gesto, il telefono. Buongiorno, la mia macchina non parte e si è accesa una spia. Posso passare in mattinata? Il meccanico. Passi pure, ma siamo pieni. La guardiamo nel pomeriggio. Arrivi in officina. Descrivi il problema come un professionista. Da una settimana fa un rumore che batte, solo a freddo, e stamattina non partiva. Credo che la batteria sia scarica. Può darci un'occhiata? Il meccanico apre il cofano, ascolta, tocca. Tu nel frattempo fai la domanda d'oro. Mi può fare un preventivo prima di iniziare? E se trova altri problemi, prima mi chiami. Certo, signora, ci mancherebbe. Ci mancherebbe, ovvio. Non c'è nemmeno bisogno di dirlo. Lasci le chiavi. Le lascio le chiavi. Avete per caso una macchina di cortesia? Non ce l'hanno. C'è la fermata dell'autobus. Pazienza. Il piano B non tradisce mai. Il pomeriggio, dring, numero sconosciuto. Buongiorno, chiamo dall'officina. Abbiamo trovato il problema. La batteria era da cambiare e abbiamo visto che i freni fischiano. Batteria e pastiglie, in tutto 190 euro. Procediamo? Tu, calma olimpica. Quanto verrebbe a costare solo la batteria? 90. E i freni sono urgenti? Guardi, un mesetto può andare avanti, ma io li farei. E tu? Va bene, procedete pure con tutto. Quando è pronta? Per domani in giornata. Le faccio sapere io verso mezzogiorno. E infatti il giorno dopo gliela faccio trovare pronta per le 5. Tu? Perfetto. Passo a ritirarla verso le 6. Gentilissimo. In officina, il gran finale. Allora, quanto le devo? 190, come da preventivo. Musica. Posso pagare con la carta? Certo. Mi fa la fattura, per favore? Gliela preparo subito e il lavoro è in garanzia. Se sente ancora qualcosa, me la riporti. Stretta di mano, chiavi in tasca e la frase del cliente ormai affezionato. La ringrazio davvero. Senta, tra un paio di mesi dovrei fare anche il tagliando. Le telefono per prenotare. Volentieri. E per la revisione siamo a posto? Controllata il mese scorso. Guarda che dialogo. Preventivo. Procedete pure. Gliela faccio trovare pronta. Quanto le devo? Fattura. Garanzia. Me la riporti. Tagliando. Revisione. Le hai usate tutte e suonavano naturali, perché ormai lo sono. Esci dall'officina, giri la chiave e il motore parte al primo colpo, con quel rumore rotondo e felice. E tu sorridi, perché stavolta non hai solo riparato una macchina, hai parlato italiano dall'inizio alla fine, in uno dei posti più difficili d'Italia. Il viaggio completo è fatto. Nell'ultima parte, i 3 consigli finali per la tua prima visita vera e il segreto per non avere mai più paura di nessuna officina italiana. 3 consigli pratici prima di lasciarti alla tua prima officina italiana. Primo, prepara le tue frasi prima di entrare, come un piccolo copione. La descrizione. Fa un rumore strano da una settimana, solo a freddo. La protezione. Mi può fare un preventivo? E la regola d'oro. Se trova altro, prima mi chiami. Con quel copione di 3 frasi hai già fatto più del 90% del lavoro. Secondo consiglio, non fingere di capire. Se il meccanico dice una parola misteriosa, chiedi senza vergogna. Scusi, che cos'è la convergenza? I meccanici adorano spiegare. Ti fanno pure il disegnino sul foglio del preventivo. È vero, escono sempre con la penna. E la domanda semplice ha un altro potere. Dice al meccanico che vuoi capire, non solo pagare. Da quel momento ti tratta diversamente. Terzo consiglio. Per i lavori grossi, chiedi sempre un secondo preventivo. È normale, si fa, e nessuno si offende. E se il preventivo ti sembra strano, ricorda le frasi di uscita eleganti. Ci penso e le faccio sapere. Nessun conflitto, nessun dramma, solo un cliente che sa il fatto suo. Sapere il fatto suo, essere informato, non farsi fregare. E adesso il segreto finale, quello che vale più di tutto il vocabolario di oggi. Cerca il tuo meccanico di fiducia da subito, prima di averne bisogno. Non aspettare il guasto. Porta la macchina per una sciocchezza, il liquido dei tergicristalli, il controllo delle gomme, un faro bruciato. Geniale! Ed è quello che fanno gli italiani. Si comincia con le piccole cose, si guarda come lavora, come parla, come fa i conti e quando arriva il problema serio, tu non stai cercando un meccanico nel panico, stai chiamando il tuo meccanico. Differenza enorme.
Perché alla fine l'officina italiana non è un posto dove si riparano solo macchine, è un posto dove si costruisce fiducia, un tagliando alla volta. Il tuo meccanico saprà che ad agosto parti per le vacanze e ti dirà lui: me la porti prima di partire, le do una controllata. Dare una controllata, fare un controllo generale con l'affetto di chi conosce la tua macchina meglio di te. E quando senti quella frase, hai vinto, sei ufficialmente dentro il sistema italiano della fiducia. Da lì non si torna indietro. Benvenuto nel club. Allora ricapitoliamo il tesoro di oggi. L'officina e la sua squadra, la spia che si accende, il rumore che batte a freddo, il preventivo con ricambi e manodopera, prima mi chiami, il tagliando e la revisione, la telefonata del verdetto, la fattura e la garanzia e il meccanico di fiducia. La prossima volta che la macchina fa un rumore strano, tu non alzerai il volume della radio. Tu sorriderai, prenderai il telefono e dirai: «Buongiorno, posso passare?» Perché adesso l'officina è casa tua. Mai più paura del meccanico. Questa era la promessa di oggi ed è mantenuta. Se questo episodio ti è stato utile, iscriviti e raccontaci nei commenti la tua avventura dal meccanico. Le storie migliori le leggiamo sempre tutte. E la settimana prossima un altro pezzo di vita vera italiana con le parole giuste al posto giusto. Grazie per essere stati con noi fino alla fine. Un abbraccio e buona strada! Buona strada! Ciao ciao!